Allora, io voglio tornare su una frase che mi ha colpito, che ha detto lei ieri: senza futuro il passato è muto, e in particolare c'era un richiamo sia alla responsabilità della classe politica di offrire un futuro ai giovani, ma anche al ruolo dei giovani di garanti del futuro. Ora, venendo un po' alle polemiche di questi giorni e venendo anche a quello che la classe politica, o meglio una parte, o meglio ancora un partito. Socialista, la parola classe è riferita alla politica. Per carità, la politica. Però c'è e qualcuno sta offrendo anche una prospettiva che, se vogliamo, è quella di secessione, insomma, in un momento come questo, che invece è molto importante. Come la vede lei? Se posso correggere la lettura sia della mia frase, il punto è vedere quello che lei dice, non è che senza il futuro il passato è muto. Senza il futuro il passato dice più cose che sono diverse da quelle che dice se c'è il futuro comune. Cioè il passato è un grande calderone all'interno del quale ci stanno milioni di cose, fatti diversi, storie, opinioni. E in realtà quello che il passato dice è quello che noi scegliamo di cogliere in esso. E appunto la semplice simmetria che io ho cercato di costruire è: se noi due abbiamo in mente, supponiamo che siamo marito e moglie, io e lei, se abbiamo in mente un futuro comune, del passato ricordiamo i momenti belli e importanti del nostro stare insieme. Se abbiamo in mente di divorziare, nel passato andiamo a cercare tutte le ragioni che possono portare a dividerci. È così? Questo non c'è bisogno di aver studiato storia. È esattamente così. E la storia grande funziona come la storia delle coppie, esattamente con gli stessi criteri. Allora perché diventa inquietante vedere, ora estremizzo perché l'Italia non è affatto così, ma vedere che c'è chi cerca nelle radici celtiche la propria origine e c'è chi rivendica nei Borboni gli unici veri sovrani che avremmo dovuto avere. Ecco, questa non è l'Italia, ma sono persone in Italia che non credono nel futuro comune e quindi già nel passato cercano le ragioni della loro divisione. Questi probabilmente hanno in testa il divorzio, in effetti. Il solo fatto che vedano nel passato piuttosto questo che non altro. Ecco, quello che il 150esimo ci ha portato a capire è che queste sono in realtà davvero minoranze, in effetti. Insomma, la scena, ora non lo dico perché c'è qui il nostro ambasciatore, ma la scena del presidente Napolitano a Bergamo, accolto da miriadi di bandiere tricolore, da tutti questi sindaci con la fascia tricolore, che se non volevano non ci andavano, andandoci se la dovevano mettere, perché nelle cerimonie la devono portare, però potevano non andarci. È stata un'emozione enorme, devo dire, sono stati proprio questo. Già basta quella scena a dire l'Italia è nel sentimento del Nord. E non c'è bisogno poi di andare a cercare Tosi, che tuttavia è stato il più esplicito tra i sindaci leghisti. Poi, parliamoci chiaro, io l'ho fatto presente tante volte, ma quando sentite sindaci leghisti che parlano con accento calabrese, ma davvero pensate che questi hanno aderito alla Lega stando al nord per ragioni di amministrazione locale, di come vedevano le cose della politica locale, ma loro nella testa hanno di amministrare magari contro Roma i loro territori, pensando che Roma non fa abbastanza e pensando di voler ottenere di più, ma non hanno in testa la secessione.
Ora, certo, se si indebolisce la nostra capacità di esprimere per tutti gli italiani un futuro che li tiri fuori dai guai, il rischio che queste posizioni crescano, questo rischio c'è sempre, insomma, no? Ma vi dirò che io ho l'impressione che se le cose andassero male avremmo più un'Italia che arretra che non un'Italia che si divide, ecco, anche se magari potranno crescere i movimenti tendenzialmente separatisti. Bossi, che è un uomo intelligente, lo dicono tutti, ma è la verità, insomma, è un uomo intelligente, che ritorna a parlare di secessione, non è un Bossi ottimista sul futuro della Padania, è un Bossi disperato che non vede altre prospettive e quindi io lo interpreto non come un segnale di secessione, ma come un segnale di un leader politico che ha forti preoccupazioni sul futuro. Poi il resto diventa folklore. Io, parte mia, posso portare i miei toscani a cercare in ampolle di acqua dell'Arno. Cosa ci vado a cercare? Risciacquo l'ampolla in Arno. Sì, volevo fare una domanda, Presidente. Io ho partecipato il 17 marzo a questo momento simbolico molto alto in cui è stata consegnata a Roma, a Gianicolo, al Presidente napolitano, la bandiera da parte degli americani di origine italiana, la prima bandiera sventolata a Ellis Island, a New York, in cui è stato ricamato, per non oltraggiare la bandiera, un testo in cui c'era scritto 26 milioni di italoamericani sono orgogliosi di essere italiani. Questo è stato il primo, diciamo, momento della celebrazione. Oggi siamo qui. Mi può dire in inglese cosa lega l'America e l'Italia? Che perché volevamo fare... You have... Yeah. Well, the US and Italy as linked by these million and million Italians who live here and who have remained Italian. And mostly thinking of them, we have remained with citizenship which is so generous toward the second and the third generations, simply because we understand that they left the country remaining Italian somehow, disappointed, because they were disappointed for the sort of unaccomplished promises of the unified Italy. And this is the expression of the difficulties that Italy had in the first decades of its life. But it's not only that. Going back to those early years, we find evidence of relationships between important Italian figures of the time and American figures, which tell us that there was a sort of mutual understanding between us, higher than the understanding between the newly born Italy and other European states, our neighbors. The states had a similar experience a few years before us. The sense of being united and independent of others was precisely what had brought the former colonies to forming the United States of America. Already at the time, in the late 18th centuries, there was correspondence by letters. At the time they were used to writing letters between, let's say, Benjamin Franklin and Filangieri. And Franklin was interested in the spirit of the law as described and explained by Filangieri. Everybody knows that Garibaldi was ready to respond to a call by President Lincoln. Somebody says that Garibaldi was ready
only if commander-in-chief of all the troops of the president, which was perhaps more than Lincoln had in mind, but the relationship was really very close. I must add something, that immediately after the proclamation of the Kingdom of Italy, the official and diplomatic relationships between the two countries were established, and we had a wonderful first American ambassador to Rome, George Perkins Marsh, who at the time was named plenipotentiary, not ambassador, sorry, you're not plenipotentiary, but this was the name at the time, and remained in Italy for more than 20 years, and he died in Italy, and he rests there in Vallombrosa, if you wanted to know. And we will have a conference on him in some weeks, also because he wrote so many messages to the government, and the history of the first 20 years of Italy is somehow written in his letters. So since that time, I must say that Italy has characterized itself as the second European state having a special relationship with the US, not only the UK, but also Italy, for different reasons. And now the meaning of these events, these days? You mean for... In Washington? Well, you mean here today? Well, we wanted to bring into this country not only the sense and the echo of the celebrations, but the evidence of how Italy celebrates itself, which is not only going back to the great heroes of national unification, Vittorio Emanuele, Cavour, Garibaldi, of course, who is the most well-known Italian around the world, even more than Marco Polo, who is very famous eastbound, on the other side, but also the sense of Italy as it is understood by the Americans. Italy is not only the migrants here, is not only pizza, is not only spaghetti, is art. And is an art which is Italian, being at the same time expression of the cultures we have in our regions. And that's why the exhibit that we are inaugurating today in our beautiful embassy testifies what the arts have been throughout these 150 years in each of the regions, and giving the sense of common threads, diversities and common threads. I must say that, let's say, the few secessionists that we have in the country should give a look at this exhibit, because they could understand that a pluribus unum is something that has happened also in Italy. Bartoli è silenzioso, mi sta guardando Una domanda stavo per fare la domanda io sulle critiche di cui siamo stati oggetto da parte di molti commentatori americani per questa quasi soft story del processo Amanda Knox Raffaele Sollecito. Ma insomma, questa è una questione che ha avuto il suo corso finora in sede giudiziaria. Trovo semplicemente comprensibile che in un paese dal quale viene la principale imputata di un processo, il processo venga seguito con una particolare emotività che a volte può anche esprimersi in forme unilaterali, cioè questo lo trovo parte normale